Una vecchia canzone dice che c'è una crepa in ogni cosa e che è da lì che entra la luce. Io non so se è così. Tommaso. Mi deprime pensare che tutto sia rotto in qualche modo, ma che dalla crepa entri la luce è vero, ne sono certo. Sofia arriva un giorno di ottobre, con la pioggia che cade sottile e che prova a farti dimenticare la bellezza del cielo. Lei no, lei non se ne dimentica. Al mattino Sofia è sempre in cerca di luce, di cui pare non essere mai sazia. Poi, come tutti noi, deve tornare all'interno, nella penombra dei corridoi e delle aule di questo grande espositore che è la scuola. Un espositore, come quello dell'aula di scienze. Oddio, ma chi è questa? Sofia. Ti dispiace? Stavamo parlando. No, non mi dispiace, io sono Sofia. Ma chi se ne frega? Ci conosciamo? Ci ha presentato qualcuno? Sono nella prima C anch'io, da 4 giorni. Ok. Al primo tentativo di stabilire un contatto, Sofia riceve un calcio nel sedere e una bella etichetta sulla fronte. Succede più o meno a tutti. Il calcio si dimentica, l'etichetta resta. Serve mettere ciascuno al suo posto, nell'espositore. Tutti belli ordinati, in fila, come animali impagliati, congelati nella posa e nell'espressione che ti danno e che quasi mai ti appartiene. Sofia fa con noi questo. Ci fa vacillare, piano, fino a farci cadere. Il che non è necessariamente un problema, anzi. In qualche settimana Sofia mostra tutto il suo repertorio di stramberie, che poi sono decisamente più sul versante comportamento che su quello del rendimento. Se una materia le piace, non ce n'è per nessuno. Più che altro sembriamo noi altri il suo più interessante oggetto di studio. Il modo di muoverci, di fare, di essere, sono ogni giorno nuovi per lei. E occorre ammettere che sa essere di una perseveranza ammirevole. Ma spesso è solo un modo diverso di guardare alle cose, che ti fa vedere che quello che sembra al sopra diventa al sotto. O che è semplicemente lo sguardo di chi osserva, a stabilire il verso giusto. Giusto per l'osservatore, intendo. Ma tu lo sai com'è che si fa? Lo sai? Non c'è nessuno che ti dica come si fa a fare le cose. A farle bene, cioè. Perché non si arrabbi nessuno, dico. Perché non ti dicano che sei ingrata, immatura, sleale, maleducata, egoista. C'è un modo per saperlo. In generale, che ne so, si compra un libretto, un cavolo di manuale delle istruzioni, una maledetta guida.
Mi stanno chiamando. Si vede che ho pianto. No. Dai, oh, ma tu... Sì, eccomi. Questa è la cosa da cui parte un po' tutto. Se uno sapesse come comportarsi, sempre, in ogni circostanza, molte situazioni si risolverebbero da sé. Se uno avesse sempre la risposta, la faccia, la decisione, l'idea, l'atteggiamento giusto, non ci sarebbe nemmeno da starci a pensare. O no? Ciao. Come va? Tu in classe mai, eh? Poi com'è che prendi tutti i 10? Oh, ma perché a me non mi parli? E sto robo qui? Oh! Senza girarci troppo intorno, va detto che Sofia ha la sindrome di Asperger. Nessuno sa cosa sia dovuto esattamente, non è stata studiata ancora abbastanza. Ma di certo c'è che in media, in ogni scuola, c'è un ASPI ogni 250 ragazzi. Per cui, se questa scuola fa 750 studenti, almeno 3 sono come Sofia. ASPI che sta per Asperger. Che a me piace più dire che uno è ASPI e non che ha la sindrome. Sembra poco, ma fa una grande differenza. Per me. Se si è tutti, ognuno a suo modo, normali, cos'ha Sofia di diverso? Questa è una bella domanda. A me piace pensare che Sofia di diverso abbia un sistema operativo che gira su un cervello come il mio, come il tuo, e questo le fa risultare le cose o molto più facili o decisamente più difficili. Quindi potrebbe essere anche meglio di noi, insomma degli altri, un modello più evoluto. Quello che a Sofia riesce più difficile, in assoluto, è capire le convenzioni sociali. Il mondo dà per scontato che tutti si sappia come ci si comporta. Invece Sofia naviga a vista, senza nessun riferimento, senza radar. Per questo ha bisogno di fissare su carta i suoi punti fermi. Non dire ciao ai professori, non sta bene. E comunque dai sempre del lei a chi non conosci, anche se è qualcuno per cui non hai un briciolo di stima, qualcuno che ti ha fatto del male. Devi mostrare rispetto. Parlare più del meno non vuol dire parlare di matematica, è giusto così, per attaccare bottoni. Lascia perdere. Ad esempio, non lo so, che bella giornata che è oggi, no? Ieri che stamattina era nuvolo, ma in realtà, cioè, a te non te ne frega niente, se è una bella giornata, c'è il sole o ci sono le nuvole. Tu in realtà vorresti solo dirle che nei suoi occhi ti ci perderesti fino a dimenticarti il tuo nome e che ai suoi capelli ci legheresti il resto dei tuoi giorni. Ma non si fa, capisci? È una roba da sfigati, no? Ciao, come stai? Non è una domanda. Non devi dire come stai realmente. Devi rispondere bene, grazie. E tu? Ma a te questo non interessa, quasi mai. E soprattutto, questo è fondamentale, devi sorridere, sorridere e sorridere, come se ti fosse venuta una paresi alla faccia. Ci sono tanti tipi di sorrisi. Oh, ma cavolo, questo è difficile. Mi insegni? Sì, ciao. La maggior parte delle cose che ti dicono e che devi stare a ascoltare è di una noia mortale, ma tu non devi mai darla a vedere. Annuisci spesso, ascolti in silenzio e ogni tanto fai qualche domanda. Ti sentirai morire dentro a volte, ma l'importante è che fuori sembra tutto in ordine.
nessuno vuole realmente sentire le tue storie. Se lo fai, la gente inizierà a limitarti, perché tu sei quella noiosa, che parla troppo, che rompe. Ma tu sei semplicemente una che ci tiene, e molto alle cose. E tutti dicono easy, easy. Ma easy che? E non stare così attaccata alla gente. Toh, se ti avvicini troppo è perché vuoi litigare, o per fare altre cose. Solo perché siamo due ragazze? No, non è questo. No. Non dire mai a nessuno che è brutto, grasso o troppo magro. Anche se è brutto, grasso o troppo magro? Soprattutto. E quando qualcuno ti chiede se sta bene con sto vestito, con questo taglio di capelli, con sti occhiali, la risposta è? Dipende. No, la risposta è sì. Sempre e soltanto sì. Non urlare, non interrompere. Chiedi scusa prima di rivolgerti a qualcuno. Anche se non ho fatto niente di male? Soprattutto. E se invece devo chiedere scusa per davvero? Beh, allora farlo e basta potrebbe non essere sufficiente. Dipende. Fai una faccia diversa. Dai, facciamo un selfie. Diversa da cosa? Diversa dalla tua. Ma impossibile! Ma no, allora metti il labbro così, poi gira la testa così. Ma vuoi farti degli amici o no? Devi sempre mostrarti forte. Una roccia. Se devi piangere, fallo nella tua stanza. Qui mai. Anche se ne ho voglia. Anche se non vorresti fare altro. E tu ora ne hai voglia. Chi? Io? No. Sofia scompare un giorno di aprile e la scuola si svuota improvvisamente. La versione ufficiale è che ha cambiato liceo per un problema di integrazione. Ma io so che non è così. Il problema non è Sofia, ma il mondo che le gira intorno. Perché lei è come tutti, solo meno capace di indossare maschere, meno capace di rendersi invisibile facendo quello che si deve e nascondendo quello che non si deve. Questo rende le cose più complicate, soprattutto alla nostra età. Sofia ha messo il sale su questa ferita e abbiamo iniziato a vacillare. Qualcuno, stufo del consueto equilibrio, ha deciso di lasciarsi andare, cadendo forse, ma provando ad amare se stessi più dell'immagine che si ha di noi.
Qualcuno ha anche raccolto un coraggio che non credeva nemmeno di avere, per dare un taglio all'obbedienza cieca e fare i conti con un passato troppo ingombrante. E io che spazio ho in questa storia? Sono solo il narratore o mi appartiene più di chiunque altro? Tommaso,